Chiedilo alla Luna, specialissimo oroscopo della nuova lunazione fino al 25 di giugno. Carissima Cancro e carissimo Cancro, un mese non importante, un periodo non importante di più perché questa lunazione contiene per te l'ingresso ed il ritorno dopo 12 anni di Giove nel tuo spazio zodiacale. Pertanto, carissima Cancro e carissimo Cancro, qui è un cielo che parla di una preparazione. Abbiamo un seme nuovo di luna che il 27 di maggio parte con idee nuove, con superare un limite, con progettazioni nuove, con qualche ispirazione particolare dal segno dei gemelli, tua 12ª casa, o comunque un qualcosa che ti deve giungere, una novità, perché in quell'occasione noi abbiamo Mercurio ancora nel segno dei gemelli e in particolar modo quasi congiunto alla Luna e al Sole, che iniziano il 27 di maggio questo ciclo di lunazione che andrà poi a specchiarsi e diciamo a manifestare questo intuito, questa intenzione, questa nuova idea, questi interessi nuovi, anche interessi che possono riguardare le materie, gli argomenti dei più diversi. Ecco, adesso però novità e approfondimento, tanto scavo interiore in questo inizio di lunazione che poi va a incidere proprio sulla tua riorganizzazione, sulle qualità che tu puoi tirare fuori lavorativamente, sulle cose nuove che tu puoi portare nel tuo ritmo quotidiano. Guardate che abbiamo una luna piena dell'11 di giugno che fa proprio trigono addirittura con Marte. Questo cosa vuol dire? Una riorganizzazione, un'attenzione al tuo quotidiano, agli impegni che tu hai, che siano a casa, che sia in ufficio, che sia in azienda, ovunque tu lavori, che però fa trigono con Marte. Questo vuol dire che riesce ad essere qualcosa che porta soddisfazione, che porta una soluzione, un'idea estremamente creativa. Diciamo che questo periodo Marte nel segno del Leone fino al 17 di giugno si fa sentire, fino al 16, dai, si fa sentire. Perché? Perché ovviamente Marte qui può portare più entrate economiche, ma anche un aggravio di spese. Marte spesso in quel settore porta magari gli arretrati delle spese condominiali, certe che so, una multa che avevi preso l'estate scorsa ti arriva adesso, vabbè. Una spesa imprevista ci può stare, però non facendo cattivi aspetti con i tuoi pianeti, almeno adesso stiamo parlando del tuo segno solare, mi raccomando, ascoltatevi sempre ascendente, ascoltatevi sempre dove avete la Luna, tutti i pianeti fin dove arrivate almeno a Saturno, ecco, fino a Saturno, e se avete tempo, ascoltateli in modo tale da capire quali aspetti della vostra vita ricevono un favore o ricevono invece un momento di crescita, di sfida. Allora, dicevo, ecco, può essere una sistemazione adeguata, però chiaro, può essere anche una spesa imprevista per quanto riguarda la casa, ma è una spesa che chiaramente sei in grado di affrontare. Qui non c'è nulla che ti piova dal cielo e che tu non riesca ad affrontare. Certo, le questioni che ti possono condizionare lavorativamente parlando, oppure qualcosa che tu vuoi fare, tua moglie no, qualcuno è d'accordo, gli altri no, ci stanno perché c'è Saturno che è entrato in Ariete. Ho dedicato un video intero, lo trovate nei canali, gli effetti di Saturno e Nettuno, e pertanto non voglio tornare nel dettaglio sui campi, su cosa voglia
significare, ma sappiate che perché qualcuno l'ho letto, e Saturno e Giove, chiaro, Giove è nel tuo segno zodiacale dal 9 di giugno alle 23 di sera, entra nel tuo spazio dopo tanti anni. Questo cosa vuol dire? Che si espande, Giove si comporta molto bene nel segno del Cancro e ti fa bene e ti servirà, perché? Perché come forse non l'ho ancora spiegato sufficientemente bene, ma dipende sempre dall'orecchio, da cosa si vuole sentire. Saturno è chiaro che qualcosa lo porterà, ce l'avete in quadratura, soprattutto la prima decade. Saturno porterà qualcosa da cambiare, qualche inconveniente, qualche sfida, ma ricordatevi sempre che la sfida di Saturno, la quadratura, una volta vista e affrontata, è la grande occasione per cambiare. Se c'è un problema perché magari è da tanto tempo che non fai più un movimento, bene, Saturno da lì ti porta alla determinazione corretta per andare a fare nuovamente sport, movimento, vita all'aria aperta, perché ti fa accorgere che così non potevi andare avanti. Faccio un esempio ancora più esplicativo, carissime Cancro e carissimi Cancro, ma proprio base, poi voi ve lo declinate. Saturno, quando arriva in quella posizione, cosa fa? Immaginate una casa, con un bel tetto, una bella casetta, ok? Ti fa accorgere che vengono giù gocce dal tetto, anche se il tetto magari l'avete fatto di recente, ma non è stato, probabilmente c'è qualcosa che va rivisto. Giove, chiaramente Saturno, uno può anche, dipende dai punti di vista, c'è chi tra di voi può pensare, ecco, guarda te, è una sfortuna, ti pareva Saturno, e invece è una gran fortuna, perché lo puoi riparare, e Saturno ripara e mette a posto e manda via ciò che non deve più, non ha più senso che ti appartenga, oppure ciò che ti impedisce di vivere serenamente. Vedi la casa allagata. Allora cosa fa? Ti fa accorgere, chiaro che è un impegno rimetterlo a posto, però è meglio avere una quadratura così con Giove che ti transita. E Giove in Cancro è particolarmente forte perché espande proprio, cioè ha voglia di affermarsi e pertanto riesce ad esprimere molto bene le caratteristiche gioviali che ti possono far affermare, riuscire a fare. Cioè, guardate che Giove è potente lì. Poi io non posso da astrologa non dirvi che c'è Saturno in quadratura e anche Nettuno. Ecco, però non torno più su quegli argomenti perché qua se no divaghiamo. Tutto il mese, tra l'altro, avrai una bellissima Venere che, ascoltami bene, da giugno, dal 6 di giugno, praticamente quasi proprio pochi giorni prima dell'ingresso di Giove da te, ti accompagna dal segno del Toro in un sestile spettacolare. Fortuna negli aiuti, negli incontri, nelle parole, nei contatti. Vai all'ufficio postale, ti fanno subito il timbro. Magari ci devi tornare perché chiaramente c'è Saturno in quadratura, ma il giorno che ci torni, ok, a posto, aiuti, progetti, nuovi progetti che possono avanzare. Mi raccomando, ecco, ci potrebbe essere qualche inconveniente verso la 14 di giugno, perché 14 di giugno Marte, che sarà ancora nel tuo segno del Leone, farà una quadratura con Urano, pertanto qualche progetto da rivedere, qualche cosa che meccanicamente si potrebbe inceppare. Potrebbe essere il computer, potrebbe essere la bicicletta, potrebbe essere, ecco, mi raccomando, ecco, oppure l'accesso ai tuoi conti correnti, ma questione che salvati le
password, ecco, cioè non è che il cielo è molto favorevole, molto positivo e soprattutto ti chiede di rivedere certe cose del tuo presente, della tua casa, ci sono delle attenzioni in famiglia, in casa, in azienda, diciamo dove tu vivi sempre, quotidianamente, un po' da risistemare. Per qualcuno è banalmente rimettere a posto le cose che si sono sempre lasciate indietro, no? Come ecco, qualcuno magari riapre la casa al mare, riaprite la casa in montagna, vista la stagione che arriva, pertanto si deve andare a ritirare fuori le cose, spolverare e quello costa fatica. Marte qui dalla terza casa, soprattutto dal 17, ti porta comunicazione, ti porta a dire le cose, il coraggio, la voglia di dire le cose. Mi raccomando, non diventate pignoli. Qualcuno di voi probabilmente dovrà vedersi con i vicini di casa per un'assemblea condominiale, con i fratelli, con qualcuno, per mettere insomma in ordine dei conti, delle cose che vanno gestite in comune, ecco questo, ma vi farà anche probabilmente venire voglia di spostarvi un pochettino, farete probabilmente qualche chilometro in più, andrete avanti e indietro, c'è movimento, ma soprattutto voglia di parlare, di studiare, di capire. Per chi di voi lavora nell'online, nei social, magari hai delle attività attinenti all'online, pertanto non sto a entrare nel dettaglio, ma tutta quella casistica potresti probabilmente leggere moltissimo, ricevere molta posta, molta comunicazione, però anche darci dentro nel costruire, nello scrivere, nel preparare qualcosa. Probabilmente hai qualche progetto, qualche presentazione, qualche nuova pagina oppure stai lanciando un nuovo prodotto se sei in proprio. Se sei dipendente, potrebbe essere che magari ti trovi di più ad usare un nuovo apparato, nuovo apparato elettronico, una nuova applicazione. C'è tanta comunicazione, molti di voi si metteranno veramente a scrivere. Giove sul vostro sole, nel vostro spazio zodiacale, amplifica tutti quegli argomenti a voi cari, la famiglia, i figli, il proprio benessere, lo stare tranquilli. Saturno, è vero, porterà un po' di diciamo un po' l'attenzione su certe cose che non vanno, in modo tale che si possano risolvere e non vivere nel mondo di Winnie the Pooh. Guardate che bella, e mi raccomando, questa Venere porta anche ad avere nuove conoscenze nei gruppi nuovi di amici, divertirsi con loro, risentire qualcuno, avere un bellissimo colloquio, dialogo, tornare a parlare e di parlare. Parliamo anche a proposito di questo bel Mercurio, no? Che è il signore di questa lunazione dell'inizio, che insomma dal 9 di gennaio arriva anche lui da te, ti fa proprio esprimere anche bene, in maniera empatica. Ragazze e ragazzi, qua ci potrebbe essere anche: ti presenti per un colloquio di lavoro, vuoi presentare te a qualcuno per le più diverse motivazioni, in un nuovo gruppo di amicizie, in un nuovo gruppo di lavoro, in tante cose che si possono fare. E Mercurio è proprio il dono anche della parola, dell'empatia. Mercurio che entra in contatto con la Luna. La Luna è la casa il Cancro è la casa della Luna, per cui è un Mercurio proprio che parla di empatia, di sensibilità, di intuito, ma anche di bambini. Probabilmente ci sono questioni del passato, probabilmente, che tu andrai a risolvere o a chiarire. Cosa vuol dire? Magari un lavoro che hai iniziato 6 mesi fa, e pertanto vedete anche quello è passato, ma anche cose probabilmente che vai a chiarire di quando eri più giovane o di quando eri più piccolo. Ci sono tante questioni da questo punto di vista che possono riemergere, ma Mercurio fondamentalmente ti porta proprio la capacità di presentarti bene, la capacità di essere una brava comunicatrice.
lavoratrice, ecco, questo tenetelo presente perché può sempre fare comodo e sarete anche voi attrattivi per nuove comunicazioni, cioè gente che magari non sentivi da un po' e ritorni a sentire, molto bello. Poi chiaro che io dedico e dedicherò un video esclusivamente a Giove in Cancro, questa è chiaramente tutto il cielo di questa meravigliosa lunazione che soprattutto nella seconda parte nella fase della luna calante, questo vuol dire dall'11 fino al 25, abbiamo dei segni mobili, pertanto prendersi cura per lasciare indietro qualcosa, riorganizzare per lasciare indietro una disorganizzazione oppure una questione che non ti deve più appartenere. Ecco, quando si svuotano le cantine si lascia indietro qualcosa, giusto? Si mette via, non tutto si conserva, ma abbiamo una bellissima fine mese con una Venere che non solo dal segno del Toro ti accompagna, ma Mercurio, la Venere ti portano ad avere un rasserenamento interiore e una tranquillità nell'affrontare le cose. Guardate che è molto bello. Se qualcuno si deve presentare, proporre per un concorso, per una nuova attività da un nuovo cliente, andate, Poi parleremo anche di tutto il resto. Io adesso voglio vedere con te, per te, con la personalizzazione. E intanto a chi è in ascolto e farà gli anni già dal 21, parleremo anche del solstizio. Tu hai un compleanno, hai un segno zodiacale che è cardinale, pertanto vedete, ecco, siamo in un mese mobile, la lunazione affronta qualcosa che va lasciato indietro, va riorganizzato, bisogna prendersi cura di qualcosa, soprattutto di voi, e mi raccomando è dal 20 del mese, dal 21 che il sole entrerà a portarti energia. Pertanto cosa vuol dire? Che qua c'è tanta riflessione, bisogno di introspezione per rivedere i propri pensieri, per lasciare indietro qualcosa, ecco, approfondire degli argomenti qua, c'è Mercurio che parla anche dal segno dei Gemelli, però ecco, vedete, è tutto un asse della cura, del servizio, del lavoro, e pertanto prendersi cura anche interiormente di se stessi per poi poter sbocciare con il 21 di giugno, e auguri a tutti voi che compite gli anni in quel periodo, ma ci tornerò nel prossimo video. Carissima Cancro e carissimo Cancro, veramente un bel compleanno con una congiunzione di Giove, è uno spettacolo. Allora andiamo a vedere la personalizzazione, vedete, ecco qua, abbiamo un Saturno, qui c'è una resistenza per qualcosa, qua abbiamo una questione vecchia sulla quale dovrete ritornare, vediamo un pochettino, oppure per qualcuno di voi è sentirsi non più, cioè, ecco, potrebbe essere, qua mi fa anche pensare che qualcuno di voi comincia a sentire che è più stanco, ecco, più stanco e più stanca. Seconda casa, no, quarta casa, allora ascoltatemi un attimo, qui per qualcuno di voi sta mettendo le basi per una situazione economica, allora potrebbe essere importante, che so, la trasformazione di un contratto che fa sì che tu possa avere un'entrata fissa. Ma qua mi fa anche pensare che qualcuno di voi abbia delle entrate economiche da un'azienda di famiglia, da un'azienda che hai fondato, che hai cominciato a fondare e poco alla volta te ne ritorna, però qualcosa che ha molta attinenza con la famiglia. Potrebbero esserci dei denari che ti arrivano dai tuoi genitori, dalla tua famiglia di origine, che ti danno una mano per qualcosa, ecco, c'è non sarà per tutti, ma vedo anche una casa qua, un'operazione economica con una casa. Poi se te la compri, te la regali, non la vendono, non lo so, ma magari la vendi, cioè, però qua ci sono denari
da un immobile, oppure la metti finalmente in affitto e hai fatto il bread and bank. Ecco, vedete, la via di fuga, qualcuno ha dei fastidi con i vicini di casa, qualcuno ha dei fastidi purtroppo anche con la macchina, cioè nel senso che poverina, se sta macchina è vecchia, lasciala andare in pensione, questo mi stanno dicendo le carte cancro. Pertanto, ecco, qualcuno di voi si accorgerà che proprio sta macchina non ce la fa più, ecco, uno. Però potrebbero esserci insomma un po' di cose non chiare con i vicini di casa, peggio ancora con i fratelli, con questioni, ecco, che magari è arrivato il momento di chiarire, perché vedo che è da un po' che vi state portando avanti certe argomentazioni. Boh. In altre casistiche potrebbe essere veramente il telefono, quello che voi utilizzate come mezzo di comunicazione, oppure il computer, insomma, tenete preparata magari, ecco, un'alternativa, una batteria in più se c'è qualche problema col telefono, insomma, ecco, un po' un rallentamento da quel punto di vista. Ecco, andiamo avanti, vediamo un po' il nodo sud. Vedete che qui c'è un'operazione immobiliare, qui c'è qualcosa, oppure ti allontani dalla casa di famiglia, oppure vai a vivere al secondo piano e i tuoi rimangono sotto, non lo so, ma tu lasci una casa. Oppure fai un'operazione di vendita e di acquisto. Cioè, qua c'è un'operazione con qualcosa che lasci, che non ti appartiene più, che non ti apparterrà più, o comunque che non ne avrai più in uso. Cioè, nel senso, se tu ad esempio decidi di andare a vivere col tuo compagno e metti il tuo immobile in affitto, vedi che qua mi tornerebbe l'affitto, no, per le entrate economiche, e qui il fatto che tu lasci dove stai vivendo adesso. Ecco, c'è un'operazione immobiliare importante, c'è, questo sì. Poi ci sono probabilmente delle questioni anche familiari, vedete che abbiamo visto anche con i fratelli, con i parenti, che sono da risolvere. E te le lascerai alle spalle, perché vanno lasciate alle spalle anche in ufficio coi colleghi. Qua qualcuno molla qualcosa, però dopo termino tutta la lettura, che così vedo meglio. Ma mi fai un bel incontro, oppure andate proprio in giro come fidanzatini voi due? Allora, qui per qualcuno che ha fatto un incontro di recente, o che probabilmente è libero, insomma, e si sente pronta per tornare ad amare, qua ragazze e ragazzi abbiamo un incontro, abbiamo una relazione, cioè una relazione che va via via intensificandosi, molto interessante, siccome abbiamo la casa della creatività qua. Allora, non è che qualcuno di voi si sposa, prende casa perché siete in attesa di un bel bimbo? Io la metto lì. Comunque, però essendo anche la casa della creatività, è come se vi potesse venire un'idea molto interessante, che piace, che crea un collegamento con qualcuno. Che so, dipingi volentieri? Bene, viene visto quel quadro, te ne ordinano altri, tu crei qualcosa, c'è una cosa. Comunque, divertimenti garantiti in coppia, in compagnia, insomma, vedo una bella situazione da quel punto di vista. Vediamo un po' avanti. Esatto, no, 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 no. Qua non me la racconta nessuno. Qua voi veramente mi liberate le cantine, perché qua ci sono le cantine da liberare, ma c'è un cambiamento da un punto di vista familiare, immobiliare. Qui c'è un trasloco, c'è un cambiare ufficio, c'è un andare via da un luogo di lavoro, assolutamente. Ma guardate, vedete, mi stanno parlando proprio così. Pertanto, vedete che questo asse mobile, Gemelli Sagittario, Sagittario è lontano, fa allontanare, no? Fa avere fiducia in qualcosa che può cambiare, che deve cambiare. E pertanto qua c'è un cambiamento importante, qua si chiude una situazione, si abbandona una situazione che non ti faceva più stare bene. Non sarà per tutti, può essere nelle migliori delle ipotesi
ipotesi un collega che se ne va e pertanto tu mi cambi la situazione in ufficio così, oppure sei proprio tu che vai in pensione, che insomma basta, non ce la fai più, oppure che ecco, o che ti licenzi perché hai trovato del bell'altro, no? Giove fa anche questo, non è che Giove l'abbondanza, un bell'incontro, dai, no, qua assolutamente c'è un bell'incontro, una bella armonia di coppia, una bella occasione, belle notizie anche per tuo marito, per tua moglie, se attendevate rimborsi, se attendevate notizie, qua Giove porta anche fortuna negli incontri che mi vai a fare, qua non vorrei dirti, ma qualcuno, dipende da quanto in tempo state insieme, qualcuno potrebbe definitivamente decidere di sposarsi oppure definitivamente decidere di lasciarsi, perché Giove è bistabile, però qua mi piace perché guardate qua che razza di situazione si abbandona, cioè qua qualcosa che deve cambiare, vedete, il cambiamento di strategia di attenzione economica, qua ti liberi anche di un debito della banca, qui qualcuno di voi dà proprio un taglio con le situazioni del passato, con la casa dei genitori, con la propria famiglia d'origine, con un mutuo, un debito, questioni coi parenti, che basta, ma la cosa migliore, siccome la lunazione in Sagittario è proprio il riuscire ad andare oltre, della serie, tutta la famiglia, tutti i vicini, voi tutti zii, prozie e tutto quello che nelle vostre belle famiglie, che a te Cancro piace tantissimo, pensi, delle quali sono convinti, cose delle quali sono convinti, tu gli dai un taglio, tu tagli col passato, ma assolutamente dai un taglio. Qui è come dare una rigenerazione a un Cancro che niente, ma ti proietti nel futuro qua, ma cosa mi fai? Me lo dovete dire nei commenti. La stabilità, vedi, mi cambi casa, luogo dove vivi, se tu sei in un luogo mi cambi casa, mi vai a vivere da un'altra parte e cerchi la stabilità, vedi, ti sposti, qua c'è uno spostamento importante. Poi magari per qualcuno è solo per l'estate, però ci sono delle novità molto interessanti. La 11ª casa, progetti, vedete, progetti. Qui c'è un distacco, un allontanarsi, un voler andare oltre, un voler cambiare, un voler sentirsi liberi. Ci sono progetti interessanti per quanto riguarda il lavoro, se sei in proprio, qualcosa che porti una novità. Ecco, se sei in proprio, tu porti una novità importantissima. Che so, ti inventi un brand nuovo, hai un'idea geniale nuova, c'è qualcosa che tu progetti che ti dà la libertà, che veramente ti proietta nel futuro. Acquario, guardate un po' quanto futuro, qua è un continuo futuro. Pertanto, certo amici, musica, tornare a suonare, se tu ami la musica, se tu ami, per carità, tutto questo, ma tutto quello che ti proietta. C'è qualche progetto importante, nuovo, qualcosa che ti appassiona tanto. Ecco, c'è un distacco importante da un ambiente conosciuto verso qualcosa di nuovo ma stimolante, che non è facile per un Cancro, però diciamo che sì, allora aspetta un attimo, il destino qui mi dice anche che qualcosa, vedi, c'è qualche scelta importante, un contesto familiare, di casa, delle origini, del luogo da dove arrivi, che interiormente nei tuoi pensieri ti mette proprio in crisi, ti mette in difficoltà, ma perché è il Cancro dove si attacca, ecco, vorrebbe tutto tranquillo, invece ci sono delle decisioni da prendere, ci sono delle decisioni e dei distacchi da affrontare. Qua c'è un distacco da qualcosa che non ti appartiene più, per proiettarsi in qualcosa che ti fa finalmente sentire libero e libera. Ci può essere un distacco da una famiglia, ci può essere un distacco da un partner, ci può essere un distacco da una situazione delle più svariate che deve
qui c'è la fine di una situazione che non ti deve più accompagnare, e magari anche il vicino di casa che se ne va e finalmente non lo senti più cantare sotto la doccia dalla mattina alla sera, che ti dava tanto fastidio. Ma a parte questo c'è proprio una proiezione nel tuo allontanarti da qualcosa, amici, gruppi, tu ti rigenererai adesso. Allora fammi un po' vedere. Fatemi vedere, cari Cancro, cosa hanno da dirvi anche gli arcani maggiori, e poi vediamo San Michele. Guarda un po', vedete che ti devi allontanare, c'è qualcosa, qui abbiamo il diavolo, e cosa vuol dire? Che qui c'è una tentazione forte, c'è qualcosa che ti sta tenendo legato, qualcosa che ti domina. Capisci perché è importante liberarsi e andare oltre? E tu ti accorgerai che può essere l'amica che ti condiziona, che non ti fa mai, che vuol sempre avere l'ultima lei, oppure c'è il marito che vuol sempre avere ragione su questo, può essere tuo padre, tua madre che ti hanno condizionato fino ad oggi, oppure i tuoi figli che vanno via di casa, devi trovargli l'appartamento perché vanno all'università. Adesso state a pensare sempre, ecco, ma c'è anche un lavoro nel quale magari ti accorgi che hai un capo che ti ha sfruttato, ti ha messo la paura di non essere abbastanza bravo o brava, di non, capite? Questo è, qui c'è qualcosa che vi sta condizionando. Qui c'è un qualcosa che ha il dominio su di voi, dal quale vi accorgerete e vi staccherete. Questo è molto bello e io ne sono contenta, perché vedete, Giove cosa fa? Vi fa accorgere. Giove è la vista, vi fa vedere meglio le cose che non volevate guardare. Allora, vediamo cosa da aggiungere, consigliarti o prevederti il nostro amatissimo San Michele Arcangelo e il 2 di terra. Vedi le cose materiali. Troppe cose tutte in una volta, bisogno di prendere una decisione, prenditi meno sul serio. Ci sta, qui ci sono, c'è bisogno di prendere una decisione. Ragazze e ragazzi, qualsiasi sia l'ambito nel quale vi trovate, questa è una carta che dice chiaramente c'è un'intenzione nuova, un'impresa anche lavorativa, ma ti dice chiaramente non solo bisogno di prendere una decisione, ma io ti aggiungo non esitare oltre. È finito il tempo delle esitazioni, la situazione ti è chiara, vai oltre. Questo ti dice, e questa è foriera di nuove cose buone. Questa è una carta foriera di nuove imprese. C'è l'indecisione perché ovviamente, ma qua ci sono diverse proposte. Non esitare, basta. Il tempo di pensare qui è finito, agisci. Che non è facile per un cancro che si affeziona. Allora, io qui le ho già prese tutte, mamma mia, stavo per prendere un'altra. Carissima cancro e carissimo cancro, rinnovo gli auguri, rinnovo il buon compleanno e ci vediamo prestissimo per i prossimi video. Vi aspetto. Ciao!